Salve a tutti, Boia Faust e bentornati al video settimanale. Vedete questa luce? Che ora pensate sia? Le 5 del pomeriggio? Le 6? Le 8? Sono quasi le ore 11 di sera del 22 di giugno, le 11 di sera. Pensate che comodo portarsi il portatile solo per far vedere questo, non c'ho un altro telefono per cui in qualche modo devo arrangiarmi. Comunque, il concetto è esattamente questo, sono le 11 di sera e c'è questa luce e nello specifico mi trovo nella Careglia del Sud, non sono nemmeno per dire in Lapponia dove questa cosa è sempre associata con il sole di mezzanotte e queste cose qua. Ma non serve andare in Lapponia, o meglio, adesso vi spiego nel dettaglio questa cosa. Comunque anche nella Careglia del Sud il concetto di sera è molto relativo. In questo periodo che siamo vicini a Juhannus, una delle feste più importanti per i finlandesi, ci sono praticamente 19 ore di luce. Qua ci sono poche ore di buio e quel buio non è assolutamente potente, anzi. Quindi si può dire che la Finlandia vive tra questi due estremi e molti la associano alla parte negativa, chiamiamola negativa, del buio, depressione, tutto. In realtà, per molte persone, quest'altro aspetto, quest'altro estremo, che è altrettanto negativo, perché impedisce spesso alle persone di riposarsi in maniera buona, ecco. Perché però è così bello? Perché non è solo una questione di luminosità, è anche la qualità della luce. Ti siedi in riva al lago e vedi queste ombre morbide, i colori degli alberi, della foresta, i riflessi sull'acqua e la natura non è illuminata come durante il giorno, sembra quasi dipinta, quindi c'è proprio questa atmosfera magica. Molti, quando si parla di sole di mezzanotte, cosa si immaginano? Un sole enorme in mezzo al cielo a mezzanotte, ma non è così. La realtà è che in molte zone della Finlandia, la maggior parte delle zone della Finlandia, il fenomeno più spettacolare non è il sole visibile, ma la luce anche dopo che il sole è scomparso. Quindi la verità è che il protagonista di questo periodo non è il sole, ma è il cielo. Adesso io mi metto qua in riva al lago col mio computerino a far passare un pochettino il tempo in modo da mostrarvi anche come cambia la luce, i colori, le ombre nell'arco di un po' meno di un'oretta, perché non c'ho voglia di stare un'ora qua. Ma nel frattempo ne approfitto, mi sono portato dietro il computer, per cui rispondo a qualche commento e magari mi guardo anche qualche video. Ci vediamo tra un po'. Questa è la mia faccia quando leggo i commenti di certi hater, grande Barbero. Mi sto guardando l'episodio di Barbero quando ha avuto questo dibattito sulla situazione di Fenestrelle con i neoborbonici, bellissimo, se non ve lo siete mai visto andate a vedervi, c'è la registrazione completa su YouTube, mamma mia, questa sera qua altro che Finlandia, Barbero contro i neoborbonici, mamma mia che risate. Tra l'altro fa pure freschino, adesso siamo sui 17 gradi, sarà forse il caso che mi metta una felpa? Lo so che da noi in Italia fa caldissimo, lo so. Un po' tutti l'abbiamo sentito sta cosa, il sole di mezzanotte. Ma cos'è sto sole di mezzanotte all'atto pratico? Allora, la Terra è inclinata. Durante la stagione estiva il nord riceve molta più luce rispetto alle altre aree. E sopra il circolo polare artico il sole non tramonta affatto. Qui in Careglia non siamo abbastanza a nord, quindi non siamo a livello del circolo polare, quindi qua non avremo il vero fenomeno del sole di mezzanotte, ma questo è molto relativo. Anche se il sole non si vede nel cielo, non tramonta completamente, ci sarà sempre questa luce, questo crepuscolo e quindi non ci sarà mai un vero e proprio buio completo. E questa è una cosa fighissima. Molti pensano che la magia sia il sole di mezzanotte, ma in realtà qui la magia è il crepuscolo. E io vi dico, avendo visto sia il sole di mezzanotte sopra il circolo polare e questo tipo di non sole di mezzanotte, ma di luce fino a ora tarda, io vi dico, preferisco questo sinceramente. Questo fenomeno ha comunque un effetto importante sul nostro cervello, almeno di chi ce l'ha. Si perde un pochettino la percezione del tempo.
Esattamente come quando d'inverno abbiamo il problema opposto, ossia che ci sono tantissime ore di buio. Quindi praticamente non viene il sonno quando normalmente dovrebbe arrivare. E la cosa più bella e fastidiosa allo stesso tempo è che sembra che la giornata non sia ancora finita. Hai sempre un po' questa sensazione. Cioè, tipo, io adesso sono le 11 e qualcosa adesso di sera e ho voglia di fare una passeggiata. Io adesso ho preso la bicicletta perché avevo voglia comunque di fare qualcosa e non di andare a dormire. Le prime volte controllavo continuamente l'orologio perché il cielo mi diceva una cosa e l'orologio un'altra. Ed è praticamente la cosa simile, ma all'opposto di quello che mi succedeva durante l'inverno. Come cambia la vita dei finlandesi durante questo periodo? Beh, ovviamente tantissima vita all'aperto, soprattutto godersi la natura. E delle volte si fa la sauna fino a tardi, molto più tardi rispetto a quando la si farebbe normalmente durante l'anno. E poi c'è gente sul lago, come me, a ore che in altri paesi sembrerebbero assurde. Ma cosa ci fa un italiano qua alle 11:30 di sera che sbraita in riva a un lago? Fai video per YouTube. Ed eccoci di nuovo qua. Come vedete la luce è un pochettino cambiata. Io adesso sono, chiamiamola controluce, e l'ora è mezzanotte meno 8 minuti, 7 minuti. 11:52 di lunedì 22. E quindi, come potete vedere, non c'è bisogno di luce artificiale. Si riesce a vedere tranquillamente tutto il paesaggio e vi assicuro che qua non c'è un lampione che sia uno, per cui tutta la luce che viene, adesso chiudo sto schermo, è quella naturale. Ed è sicuramente magico. Adesso vi faccio vedere anche un pochettino più a favore di luce, quindi facciamo un giretto qua della riva del lago. E come potete vedere questo è il tipo di luce naturale. Quindi quello che vi dicevo sul sole di mezzanotte, sì, vederlo una volta nella vita è sicuramente bello perché è una di quelle cose tipo l'aurora, l'ho vista, no così. Però secondo me è molto più piacevole questo tipo di luce perché non è troppo disturbante, ma allo stesso tempo è comunque una cosa che da noi non si vede, cioè a mezzanotte avere sta luce in giro, ragazzi, io non lo so. A me affascina sempre, sinceramente. Comunque spero che vi sia piaciuto vedere un pochettino come cambia la luce e com'è la luce a mezzanotte in uno dei periodi più luminosi dell'anno qui in Finlandia, senza essere andato in Lapponia. Appuntamento a settimana prossima con un nuovo contenuto.